Lezione 1. Esperienze uniche. Città incredibile. Wow, deve essere stata un'esperienza unica. Lo è stato davvero? L'architettura e la cultura erano diverse da qualsiasi cosa avessi mai visto. C'è altro che vale la pena menzionare della tua visita? Sì, la cucina locale è stata il punto forte. Ho provato alcuni piatti fantastici. Sembra delizioso. Il cibo è una parte così importante del viaggio. Assolutamente. Ti dà un assaggio della cultura locale. Hai incontrato persone interessanti mentre eri lì? Sì, ho conosciuto dei grandi amici che mi hanno fatto fare da guida. È meraviglioso. Connessioni del genere rendono i viaggi memorabili. Lezione 2. Momenti gioiosi. È stato molto divertente. Molte persone iniziarono a fissarci, chiedendosi perché fossimo così felici. Sembra un'esperienza gioiosa. Cosa stavi facendo? Stavamo semplicemente ballando nel parco, sentendoci spensierati e vivi. Posso immaginare. Diffondere la felicità in questo modo può illuminare la giornata di chiunque. Esattamente. Non ci importava degli spettatori, ci siamo semplicemente goduti il momento. Questo è lo spirito. A volte, devi solo scatenarti e divertirti. Sì. Mi ha ricordato l'importanza di abbracciare la gioia nella vita di tutti i giorni. Sono completamente d'accordo. Quei momenti spontanei sono spesso i più memorabili. Pianifichiamo gite più divertenti come questa, mi piacerebbe creare più ricordi. Lezione 3. Viaggi emozionanti. E tu? Hai fatto qualche viaggio emozionante ultimamente? Sì, in realtà, sono appena tornato da un weekend in montagna. Sembra fantastico. Cosa hai fatto lì? Abbiamo percorso alcuni bellissimi sentieri e goduto di panorami mozzafiato. Oh. La natura ha un tale modo di ringiovanire lo spirito. Lo fa davvero? Mi sentivo così riposato dopo aver trascorso del tempo all'aria aperta. Hai provato qualche cibo locale mentre eri lì? Sì, abbiamo trovato un accogliente bar che serviva deliziose torte fatte in casa. Sembra delizioso. Adoro scoprire la cucina locale viaggiando. Lezione 4. Durata dei sandali. Quando acquisti i sandali, non dimenticare di controllare la durabilità. Questo è un buon punto. Spesso trascuro questo aspetto. Sì, soprattutto se pensi di indossarli per le attività all'aperto. Esattamente. Voglio qualcosa che possa resistere a un po' di usura. Hai trovato qualche marchio di cui ti fidi per la durabilità? Ho sentito parlare bene di alcuni marchi, ma sto ancora esplorando. Vale la pena dedicare del tempo alla ricerca prima di effettuare un acquisto. Decisamente. Non voglio ritrovarmi con sandali che si sfaldano rapidamente. Vediamo insieme le recensioni, ciò potrebbe aiutare a restringere le nostre scelte. Lezione 5. Prodotti innovativi. Recentemente ho scoperto prodotti realizzati con materiali riciclati. Sembra molto innovativo. Di che tipo di prodotti stiamo parlando?
Ad esempio, c'è un'azienda che produce sandali con plastica riciclata. Interessante. Adoro quando i brand si concentrano sulla sostenibilità. Sì, è bello vedere come la creatività può portare a soluzioni ecocompatibili. Sono d'accordo. Ciò dimostra che possiamo ridurre gli sprechi godendoci prodotti di qualità. Esattamente. Inoltre, sostenere queste aziende incoraggia una maggiore innovazione. Teniamo d'occhio i prodotti simili quando facciamo acquisti. Decisamente. Ogni piccolo passo conta verso un futuro più sostenibile. Lezione 6. Innovazioni nel burro di arachidi. Hai sentito parlare del prodotto noto come burro di arachidi? Sì, è un classico preferito da molti. Cosa c'è di interessante in questo? Non è solo burro di arachidi, è utilizzato anche in centinaia di altri prodotti. Veramente? Ad esempio, quali tipi di prodotti? Ad esempio, uno scienziato di nome Carver ha trovato il modo di produrre plastica dalle arachidi. È affascinante. Non avevo idea che le arachidi potessero essere così versatili. Sì, è sorprendente come un ingrediente possa portare a così tante innovazioni. Evidenzia davvero l'importanza del pensiero creativo nella scienza. Assolutamente. Adoro imparare come gli oggetti di uso quotidiano possono avere un impatto più ampio. Lezione 7. Viaggiare da vedere. Sto programmando un viaggio il mese prossimo. Sembra eccitante. Quali sono i luoghi da non perdere in questa avventura? Voglio assolutamente visitare i monumenti storici e i musei. È un'ottima scelta. Spesso contengono così tanta cultura e storia. Sì, e non vedo l'ora di provare anche la cucina locale. Il cibo è una parte così importante dell'esperienza di un nuovo posto. Esattamente. Voglio immergermi il più possibile nella cultura locale. Hai fatto dei piani specifici per il cibo che vuoi provare? Ho sentito che il cibo da strada è incredibile, voglio assaggiare tutto. Lezione 8. Salute e farmaci. Ad eccezione di quelli che ti danno il medico, i farmaci sono solo cattive notizie. È un'affermazione forte. Cosa intendi con questo? Credo che molti farmaci da banco possano avere effetti collaterali. È vero, è sempre importante valutare i rischi e i benefici. Esattamente. Preferisco concentrarmi sui rimedi naturali quando possibile. Capisco. Un approccio olistico a volte può essere più vantaggioso. Sì. Si tratta di trovare l'equilibrio e ascoltare il proprio corpo. Sono d'accordo. Rimanere informati su ciò che mettiamo nel nostro corpo è fondamentale. Continuiamo a esplorare insieme opzioni più salutari. Lezione 9. Le rose e il loro fascino. Alla maggior parte delle persone piacciono le rose, sono un fiore così classico. Sì, le rose crescono sui cespugli e sono disponibili in tanti colori. Esattamente. Ogni colore ha il suo significato, rendendoli ancora più speciali. Adoro anche il loro odore, la fragranza è semplicemente accattivante. Sì. Possono illuminare qualsiasi stanza e sollevare gli spiriti all'istante.
Hai un tipo di rosa preferito? Mi piacciono molto le classiche rose rosse, simboleggiano l'amore e la passione. Ho un debole per le rose gialle, rappresentano l'amicizia e la gioia. Entrambe sono bellissime scelte. Le rose hanno davvero un modo di esprimere le emozioni. Lezione 10. Giornata perfetta per il picnic. Sì, è perfetto per un picnic nel parco. Sono d'accordo. Il tempo è giusto e il paesaggio è bellissimo. È una bella giornata per godersi la vita all'aria aperta e rilassarsi. Assolutamente. Hai in mente un posto preferito per il picnic? C'è una bella zona vicino al lago che è sempre tranquilla. Sembra l'ideale. Adoro stare vicino all'acqua mentre mi godo un pasto. Sì, e possiamo portare degli snack e una coperta su cui sederci. Perfetto! Non vedo l'ora di prepararci delle deliziose prelibatezze. Facciamolo accadere questo fine settimana, non vedo davvero l'ora. Lezione 11. Prodotto impressionante. Sembra impressionante che tu abbia lavorato su questo per mesi. Sì, ci ho messo un sacco di impegno. Cosa ne pensi del prodotto? Sono curioso. Di cosa tratta esattamente il prodotto? È una nuova app progettata per aiutare le persone a gestire meglio il proprio tempo. Sembra utile. La gestione del tempo è un'abilità cruciale. Assolutamente. Può fare una grande differenza in termini di produttività. Come funziona l'applicazione? È dotato di pianificazioni e promemoria personalizzabili per mantenere gli utenti aggiornati. Sembra uno strumento fantastico. Vedo che molte persone ne traggono beneficio. Lezione 12. Servizio clienti. Sono impressionato dal vostro servizio clienti. Quando posso effettuare il check-in? Grazie. Puoi effettuare il check-in a partire dalle 15. È perfetto. Apprezzo la flessibilità. Vogliamo garantire ai nostri ospiti un'esperienza fluida. È decisamente evidente. Hai qualche consiglio per le attrazioni vicine? Sì, ci sono molti posti fantastici a pochi passi di distanza. Grande. Mi assicurerò di esplorarli durante il mio soggiorno. Se vuoi, posso fornirti una mappa e alcune brochure. Sarebbe fantastico. Grazie per l'aiuto. Lezione 13. Lista della spesa. Vorrei comprare una bottiglia di Centrum e 2 spazzolini da denti. Sicuro, Centrum è un'ottima scelta per le vitamine quotidiane. Sì, ho sentito che aiuta con la salute generale. Lo fa, e gli spazzolini da denti sono essenziali per una buona igiene dentale. Assolutamente. Hai in mente una marca specifica per gli spazzolini da denti? Di solito preferisco le setole morbide per una pulizia più delicata. Ottima idea. Opterò anche per questa opzione. Ottima scelta! Andiamo al corridoio della salute per prendere quegli oggetti. Perfetto. Apprezzo il tuo aiuto con i miei acquisti. Lezione 14. Pianificazione del viaggio. Di solito utilizzo un popolare sito web di viaggi, hanno una vasta gamma di opzioni.
È una scelta intelligente. È bello avere varie opzioni da confrontare. Esattamente. Adoro poter filtrare i risultati in base alle mie preferenze. Sì, rende molto più semplice trovare il posto perfetto. Hai già prenotato qualche viaggio tramite quel sito web? Sì, e ho trovato delle fantastiche offerte su voli e hotel. È fantastico. Dovrei assolutamente provarlo per il mio prossimo viaggio. Dovresti. Può farti risparmiare tempo e denaro. Grazie per la raccomandazione. Sono entusiasta di pianificare la mia prossima avventura. Lezione 15. Orari dei treni. Va bene, lasciami controllare l'orario dei treni per te. Un momento. Grazie. Apprezzo il tuo aiuto con questo. Nessun problema. È importante conoscere i tempi. Sì, voglio essere sicuro di prendere il treno in orario. Sembra che il prossimo treno arrivi tra circa 15 minuti. È perfetto. Ho appena il tempo di prendere un caffè. Grande. Hai un bar preferito nelle vicinanze? Sì, ce n'è uno proprio dietro l'angolo che adoro. Carino. Puoi goderti un drink veloce prima del viaggio. Lezione 16. Discussione sull'evoluzione. Crediamo che, sebbene la sopravvivenza del più adatto possa essere una buona descrizione operativa del processo di evoluzione, È anche importante considerare la cooperazione tra le specie. assolutamente. È affascinante come la collaborazione possa portare a vantaggi reciproci. Sì, alcune specie prosperano grazie alle partnership, non solo alla competizione. Esattamente. Ciò dimostra che l'evoluzione è più complessa di quanto spesso pensiamo. Quali sono alcuni esempi di cooperazione nella natura di cui hai sentito parlare? Bene, le api e i fiori hanno una relazione simbiotica che avvantaggia entrambi. Questo è un ottimo esempio. La natura ci insegna davvero l'equilibrio. Decisamente. Comprendere queste dinamiche può cambiare il modo in cui vediamo la sopravvivenza. Lezione 17. Uscire dalle zone di comfort. Sembra fattibile. Come posso uscire dalla mia zona di comfort? Ci sono molti modi. Iniziare in piccolo può essere un buon approccio. Sì, penso che provare nuove attività aiuterebbe. Esattamente. Anche qualcosa di semplice, come frequentare un nuovo corso, può essere utile. È un'ottima idea. Ho sempre desiderato imparare a ballare. Ballare è un modo divertente per incontrare nuove persone ed esprimere te stesso. Decisamente. Cercherò corsi di danza locali a cui partecipare. Questo è lo spirito. Ogni piccolo passo può portare a cambiamenti più grandi. Sono entusiasta di spingermi oltre i miei limiti e vedere cosa succede. Lezione 18. Beach Volley. Mi piacerebbe provare il beach volley qualche volta. Posso unirmi a te? Assolutamente. È uno sport così divertente da praticare in spiaggia. Non ci ho mai giocato prima, ma sembra emozionante. Non preoccuparti, è facile da imparare e ti mostrerò le nozioni di base. Sarebbe fantastico. Non vedo l'ora.
Possiamo pianificare una giornata in cui il tempo è bello e soleggiato. Perfetto. Porterò degli spuntini da gustare dopo. Sembra un piano. Sarà un ottimo modo per trascorrere la giornata. Non vedo l'ora. Facciamo in modo che ciò accada presto. Lezione 19. Avventure culinarie. Hai mai provato qualche piatto internazionale? Sì, una volta ho mangiato un'incredibile tagine marocchina a cui penso ancora. Sembra fantastico. Cosa lo ha reso così speciale? La miscela di spezie era fuori dal mondo, era così saporito. Adoro quando un piatto ti porta in un viaggio culinario del genere. Esattamente. È come assaggiare un pezzo di un'altra cultura. Ti piace provare anche altre cucine internazionali? Assolutamente. Ogni cucina ha il suo fascino e i suoi sapori unici. Mi piacerebbe esplorare più ristoranti internazionali insieme. Lezione 20. Annotare le caratteristiche. Grande. Ne prenderò nota. Quali altre caratteristiche dovrei considerare? È importante pensare alla funzionalità e all'esperienza dell'utente. Sì, l'usabilità può davvero avere un impatto sull'efficacia di qualcosa. Assolutamente. Le funzionalità dovrebbero migliorare l'esperienza complessiva degli utenti. Quali caratteristiche specifiche ritieni essenziali? Credo che le opzioni di personalizzazione e l'accessibilità siano cruciali. Sono d'accordo. Le persone apprezzano la possibilità di personalizzare le proprie esperienze. Esattamente. Analizziamo insieme un elenco completo di funzionalità. Sembra un piano. Sono entusiasta di vedere cosa inventeremo. Lezione 21. Titoli statunitensi. Negli anni 90 gli Stati Uniti dominavano le prime pagine dei giornali. Sì, è stato un decennio significativo per molte ragioni. Cosa ti ha colpito? Penso che i progressi tecnologici siano stati particolarmente degni di nota. Assolutamente. L'avvento di Internet ha cambiato moltissimo il modo in cui comunichiamo. Decisamente. Ha influenzato tutto, dagli affari alle relazioni personali. E non dimentichiamo i cambiamenti culturali che avvenivano nello stesso periodo. Giusto. La musica, la moda e persino la politica si stavano evolvendo rapidamente. È interessante vedere come questi cambiamenti abbiano gettato le basi per la società odierna. Sì, la storia spesso modella il nostro presente in modi inaspettati. Lezione 22. Piani di viaggio. Sì, abbiamo una prenotazione per l'hotel. È fantastico. Una volta atterrati prenderemo una navetta per l'hotel, giusto? Esattamente. Viaggiare è molto più semplice quando tutto è organizzato. Sono d'accordo. Mi sento sempre più rilassato quando so che i dettagli sono risolti. Hai controllato gli orari della navetta? Sì, parte ogni 30 minuti, quindi non dovremmo aspettare molto. Perfetto. Non vedo l'ora di sistemarmi e iniziare a esplorare. Anche io. Qual è la prima cosa che vuoi fare una volta arrivati?
Mi piacerebbe dare un'occhiata alle attrazioni locali e prendere qualcosa da mangiare. Lezione 23. Fare amicizia. La parte più importante nel fare amicizia è ascoltare ciò che dice l'altra persona. Assolutamente. L'ascolto dimostra che ti preoccupi dei loro pensieri e sentimenti. Sì, e aiuta a costruire una solida base per qualsiasi relazione. Trovo che fare domande incoraggi anche conversazioni più profonde. Esattamente. Mostra un interesse genuino e ti aiuta a connetterti a livello personale. Hai qualche consiglio per essere un buon ascoltatore? Cerco sempre di mantenere il contatto visivo ed evitare distrazioni. È un ottimo approccio. Aiuta davvero a far sentire apprezzata l'altra persona. Penso che essere presenti nel momento sia la chiave per sviluppare amicizie significative. Lezione 24. Preparazione all'escursionismo. Ciao. Ho sentito che presto farai un'escursione. Hai bisogno di aiuto per trovare uno zaino? Sì, mi farebbe comodo qualche consiglio. Cosa dovrei cercare in un buon zaino? Bene, il comfort è la chiave, assicurati che abbia spalline imbottite e una buona vestibilità. Ha senso. Non voglio sentirmi a disagio lungo il percorso. Esattamente. Inoltre, considera le dimensioni, dovrebbe contenere tutti gli elementi essenziali senza essere troppo ingombrante. Ottimi consigli. E le tasche e gli scomparti? Sono importanti per l'organizzazione, soprattutto per bottiglie d'acqua e snack. Vedo. Voglio essere preparato per una lunga giornata nella natura. Diamo un'occhiata insieme ad alcuni negozi per trovare quello perfetto. Lezione 25. Superstizioni. Non sono superstizioso, non credo affatto alle superstizioni. Veramente? Interessante. Cosa ti fa sentire così? Penso che spesso siano basati sulla paura piuttosto che sulla logica. Questo è un giusto punto. Posso vedere come alcuni potrebbero trovarli limitanti. Esattamente. Preferisco concentrarmi su fatti e prove piuttosto che su miti. È piacevole sentirlo. Pensi che le superstizioni influenzino la vita delle persone? A volte sì. Possono creare ansia inutile o influenzare le decisioni. Sono d'accordo. È meglio affrontare la vita con una mentalità aperta e razionale. Di sicuro. Celebriamo il pensiero critico rispetto alla superstizione ogni giorno. Lezione 26. Pianificazione del viaggio. Assolutamente. Farò un elenco di tutto ciò di cui abbiamo bisogno per il viaggio. Sembra un'ottima idea. Dovremmo considerare anche la prenotazione di alloggi? Sì, sicuramente. È importante avere un posto dove alloggiare organizzato in anticipo. Sono d'accordo. Ci aiuterà a evitare lo stress dell'ultimo minuto. Inoltre, spesso ci offre opzioni e prezzi migliori se prenotiamo in anticipo. Esattamente. Hai in mente qualche hotel in particolare? Ho sentito parlare bene di alcuni posti vicino al centro città. Perfetto. Aggiungiamolo alla nostra lista e controlliamo la disponibilità. Sono entusiasta di pianificare questo viaggio insieme. Lezione 27. Preparativi per il ringraziamento.
Io apparecchio la tavola, mio padre taglia il tacchino e mia madre prepara il sugo. Sembra una meravigliosa tradizione del ringraziamento. Lo è davvero. Ogni persona gioca un ruolo speciale nella preparazione. Adoro il modo in cui le tradizioni familiari uniscono tutti durante le vacanze. Sì, e il cibo è sempre il momento clou della giornata. Qual è il tuo piatto preferito alla cena del ringraziamento? Il ripieno è il mio preferito. È così saporito e confortante. Non riesco a resistere a una buona torta di zucca a fine pasto. Lo stesso qui. Assicuriamoci di includere tutti i nostri piatti preferiti quest'anno. Lezione 28. Rinforzo positivo. Decisamente. Innanzitutto, sii paziente e usa il rinforzo positivo. È un ottimo approccio. Aiuta a creare fiducia negli altri. Esattamente. Quando le persone si sentono supportate, è più probabile che migliorino. Sì, crea un ambiente positivo per la crescita e l'apprendimento. Hai utilizzato questo metodo nel tuo lavoro? Sì, soprattutto durante la formazione di nuovi membri del team. È intelligente. Può fare una grande differenza nella loro esperienza. Assolutamente. Tutti apprezzano l'incoraggiamento e il riconoscimento. Continuiamo a promuovere la positività in tutte le nostre interazioni. Lezione 29. Acquistare la frutta. Quali frutti dovremmo ottenere oggi? Compriamo mele, banane e arance. Sono tutte ottime scelte. Sembra perfetto. Sono salutari e versatili per gli spuntini. Sì, e possono essere utilizzati in tantissime ricette. Hai un modo preferito per gustare questi frutti? Adoro preparare frullati con banane e arance. Sono così rinfrescanti. Sembra delizioso. Le mele sono ottime per uno spuntino in movimento. Assolutamente. Inoltre, sono perfetti anche per la cottura al forno. Non vedo l'ora di godermi tutti questi frutti. Andiamo al mercato. Lezione 30. Mantenere tutti aggiornati. È essenziale che i report tengano tutti aggiornati sui nostri progressi. Assolutamente. Avere informazioni chiare aiuta l'intero team a rimanere allineato. Quali strategie possiamo attuare per garantire che tutti siano informati? Potremmo organizzare riunioni regolari e inviare aggiornamenti settimanali. È un'ottima idea. La coerenza è la chiave per una comunicazione efficace. Sì, e possiamo utilizzare strumenti digitali per semplificare il processo di segnalazione. Sono d'accordo. La tecnologia può aiutarci a condividere le informazioni in modo rapido ed efficiente. Inoltre, consente ai membri del team di porre domande e fornire feedback. Esattamente. La comunicazione aperta favorisce la collaborazione e la fiducia all'interno del team. Lezione 31. Interessi artistici. Sembra interessante. Che tipo di cose ti piace disegnare? Mi piace di più disegnare paesaggi e scene naturali. Wow, deve essere bellissimo. Hai un posto preferito da cui attingi? Sì, c'è un parco nelle vicinanze con panorami mozzafiato che mi ispirano.
Posso vedere come sarebbe un ottimo posto per la creatività. Assolutamente. Il cambio delle stagioni offre tanta varietà. Hai mai pensato di mostrare il tuo lavoro? Un giorno mi piacerebbe partecipare a una mostra d'arte locale. Sarebbe una fantastica opportunità per condividere il tuo talento. Lezione 32. Critica dell'indagine. I critici dell'inchiesta di Dublino l'hanno accusata di essere poco più di un'inquisizione governativa. Questa è un'accusa seria. Quali sono le principali preoccupazioni che hanno? Molti credono che manchi di trasparenza ed equità nei suoi processi. Vedo. È fondamentale che le inchieste mantengano la fiducia e la credibilità del pubblico. Esattamente. Senza ciò, i risultati potrebbero non essere presi sul serio. Cosa pensi possa migliorare la situazione? L'attuazione di linee guida più chiare e la possibilità della partecipazione pubblica potrebbero aiutare. Sono ottimi suggerimenti. Coinvolgere la comunità è essenziale. Sì, promuove un senso di responsabilità all'interno del processo. Lezione 33. Controllo della carta d'imbarco. Sai verso quale cancello dobbiamo andare? Fammi controllare la nostra carta d'imbarco. Dovrebbe avere le informazioni. Sarebbe utile. Voglio assicurarmi di non perdere il volo. È l'uscita 12, quindi abbiamo un po' di tempo per fare uno spuntino prima. Perfetto. Mi farebbe comodo uno spuntino veloce prima di salire a bordo. Sì, c'è un bar qui vicino che serve ottimi panini. Sembra fantastico. Andiamo lì dopo il check-in. Assolutamente. Non vedo l'ora di gustare un pasto gustoso prima del nostro viaggio. Anche io. È sempre bello rilassarsi un po' prima di volare. Lezione 34. Esercizi intensivi. E gli esercizi per la testa possono essere piuttosto intensi. Oh, quelli possono davvero mettere alla prova la tua concentrazione e la tua coordinazione. Decisamente. Come ti avvicini di solito a loro? Mi piace iniziare lentamente e poi aumentare gradualmente la difficoltà. È un modo intelligente per aumentare la forza senza strafare. Sì, ascoltare il proprio corpo è fondamentale durante qualsiasi allenamento. Hai provato qualche esercizio specifico per la testa che consigli? Ho scoperto che l'allenamento dell'equilibrio aiuta davvero a migliorare la stabilità generale. Sembra vantaggioso. Dovrò incorporarlo nella mia routine. Lezione 35. Festa dei fiori. Ogni primavera nella mia città si tiene una festa dei fiori. Sembra adorabile. Quali attività hai durante il festival? Ci sono esposizioni di fiori, spettacoli musicali e venditori di cibo locale. Sembra fantastico. Adoro le feste che celebrano la natura. Sì, è un ottimo modo per riunire la comunità. Partecipi a qualcuno degli eventi? Di solito aiuto a organizzare le composizioni floreali per le esposizioni. È meraviglioso. Deve essere gratificante vedere il tuo lavoro esposto. Lo è davvero. E i miei vicini adorano piantare gerani per l'evento.